Questo corso di economia monetaria ha come premessa la definizione di cosa si intende per la lente dell'economista. Vediamo di che si tratta. Dobbiamo partire dal termine economia, che è un termine che ha molti significati. Questi sono i significati elencati nel dizionario italiano e di questi ce ne interessano due in particolare. Uno è quello piuttosto comune, cioè quando si intende l'economia italiana, l'economia europea, l'economia mondiale. In questo senso si intendono le risorse, le attività di una regione, di uno Stato e di un insieme di Stati. Ma c'è un altro significato, naturalmente, che è quello dello studio. Lo studio che si può definire dei processi di produzione, distribuzione e consumo di beni e di servizi. Si può anche declinare come lo studio dei modi in cui una società ricorre al lavoro, ai macchinari, alla tecnologia, al software, alla conoscenza, per soddisfare obiettivi di tipo privato e obiettivi di tipo pubblico. E in questo caso per economia si intende quindi scienza economica. Ma la scienza economica è parte delle scienze sociali, che comprendono la storia, la sociologia, le scienze politiche, l'antropologia e via dicendo. E tutte le scienze sociali hanno in comune che cosa? Hanno in comune lo studio delle strutture, dei processi, dei comportamenti, delle relazioni all'interno di una comunità, di una società, di un insieme di persone. Ma ciascuna delle scienze sociali fa questo da un diverso punto di vista, con una diversa prospettiva, potremmo dire indossando una diversa lente di interpretazione. E quindi per l'economia ci dobbiamo porre la questione di quale sia la lente dell'economista con la quale l'economista guarda alle relazioni sociali, e quindi è chiedersi qual è la dimensione dell'interagire sociale che è al centro dell'analisi economica, qual è l'elemento ultimo sul quale si costruisce l'economia. E possiamo dire che la relazione sociale da cui scaturisce quello che chiamiamo comportamento economico è l'atto attraverso il quale un individuo, un soggetto, cede valore ad un altro soggetto. E questa è la caratteristica delle relazioni sociali che guarda la scienza economica. Altre scienze sociali guardano alle relazioni sociali da un punto di vista differente, guardano altre dimensioni. Questa, la cessione di valore da un soggetto all'altro, è al centro dell'interesse della scienza economica e quindi dell'economista. Ora, il trasferimento di valore da un soggetto ad un altro può avvenire in condizioni e circostanze molto differenti, che possiamo distinguere e classificare in tre modalità fondamentali. Possiamo fare innanzitutto riferimento alla cessione di valore di tipo spontaneo o volontario. In questo caso il soggetto cede valore ad altri essendo appagato dalla donazione e confida esclusivamente in un segno di riconoscenza o di una forma di reciprocità che è scelta dal soggetto che ha ricevuto il valore. Se ci pensiamo, si tratta di una modalità che pervade profondamente la nostra società, avendo a che fare con tutto ciò che ci scambiamo in ambito familiare, in ambito affettivo e non solo, e naturalmente includendo le diverse attività di volontariato. Quindi si tratta di una relazione informale, senza corrispettivo concordato. Possiamo poi considerare la cessione imposta, la cessione forzata. Qui l'imposizione può manifestarsi in modi molto diversi, perché può far parte di un sistema in cui il soggetto si riconosce, che il soggetto riconosce come legittimo, oppure essere vissuta come sopraffazione. Qui rientra una fattispecie molto varia
dai trasferimenti di valore all'interno di un'organizzazione, ad esempio. Può essere anche un'azienda in cui si affidano compiti e responsabilità e i valori si trasferiscono a seconda di un ordine gerarchico. Ma vi rientrano naturalmente anche gli obblighi fiscali. E per fare un esempio estremo, anche la cessione di valore sotto minaccia o sotto ricatto. In ogni caso si tratta di una relazione di forma gerarchica vincolata da un rapporto di potere. E infine la cessione di tipo contrattuale. Questa presuppone che esista un contesto istituzionale che regoli i contratti, prevedendo conseguenze per chi non rispetta i patti, ed è il modo in cui beni e servizi sono venduti su quello che noi chiamiamo il mercato, dove ogni acquirente è automaticamente anche debitore della somma concordata. Dunque si tratta di una relazione disciplinata da un accordo formale dove la cessione è condizionata a un corrispettivo. In ogni società queste tre modalità di cessione del valore coesistono in diverse proporzioni. Quindi possiamo pensare che in una economia pianificata prevalga la seconda, in un'economia prevalentemente di mercato prevalga la terza, pur non essendo esclusiva, e in una economia rurale, preindustriale, possiamo immaginare che prevalesse la prima. L'economia dedica o dovrebbe dedicare attenzione a ciascuna di queste modalità di cessione del valore, ma indubbiamente la teoria economica ha al centro dell'attenzione, come vedremo, la terza, la cessione contrattuale che andremo ad analizzare.